Ciao a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Forzinet, nella quale commenterò quanto accaduto nell'11° pomeridiano di Amici, perché di cose da commentare comunque ce ne sono. Intanto vi ricordo di iscrivervi al mio canale se avete piacere nel seguire i miei video e magari anche di lasciare un like proprio a questo video ed eventualmente anche agli altri che guardate. Entrando nel merito del discorso, direi di partire chiaramente dalla vicenda più importante, ovvero dalla sfida tra Michele e Caterina. Bene, Michele ha rischiato seriamente di uscire, io credo che fosse già designato all'eliminazione, visto come si è sviluppata la puntata. Praticamente Michele è andato in sfida la scorsa settimana perché è arrivato ultimo e fino a qui nulla di particolare, nulla di strano. La particolarità è che di fatto Rudy Zerbi, non il suo giudice, dato che Michele fa parte della squadra di Lorella Coccarini, ha deciso di impugnare la sfida e di proporre lui una sfidante per Michele, in modo tale quindi da sbattere fuori Michele, da eliminarlo perché non lo riteneva all'altezza e quindi prendersi una cantante che invece lui reputa all'altezza e che devo dire comunque per quello che ho visto è stata brava. Insomma, abbiamo visto due canzoni, due brani, l'inedito che mi sembra abbastanza interessante al primo ascolto e poi una cover. Ebbene, al momento del dunque, quando si sono esibiti, Michele ha fatto un'esibizione clamorosa anche con il violoncello, al di là di quella sul suo inedito che comunque piano piano sta crescendo, devo dire, perché al primo impatto non mi aveva convinto come inedito, invece adesso riascoltandolo devo dire che è abbastanza piacevole. Però sulla seconda esibizione Michele è stato clamoroso, penso sia stata la sua migliore esibizione di tutto il programma, una delle migliori proprio di tutta questa edizione, quindi con quell'esibizione accompagnato con il violoncello, e non era la prima volta comunque che si accompagnava con il violoncello, perché in altri casi non era riuscito a performare allo stesso modo, invece lì è riuscito a trasmettere un'intensità clamorosa che non solo chi ha visto da casa e non solo lo studio è riuscito a palpare, ma anche i giudici. Tant'è che lo stesso Rudy Zerbi si è ricreduto, a sua detta, su Michele dopo quell'esibizione, proprio dopo quell'esibizione, perché non è che si è fermato e che ha bloccato tutto dopo l'inedito, ma proprio dopo la cover. Rudy Zerbi ha bloccato tutto, ha deciso di interrompere la sfida, di annullare quella sfida per evitare che Michele potesse uscire, quindi era probabile che lui uscisse, c'erano molte possibilità, poi per carità magari, come ha detto Zerbi, voleva evitare che Michele lasciasse la scuola eventualmente per mano sua, però io credo che comunque qualcosa si stesse muovendo. Il dato di fatto è che Michele resta nella scuola e che dovrà fare però un'altra sfida, perché comunque lì è stata annullata la sfida proposta da Rudy Zerbi contro Caterina, ma la sfida dell'ultimo posto la dovrà comunque affrontare contro un altro sfidante che invece proporrà la produzione, immagino molto più abbordabile, e immagino anche che Michele vincerà quella sfida. Poi bisognerà capire quale potrà essere il percorso di Michele, se questo è stato il punto di svolta oppure no, perché Michele comunque come personaggio secondo me è molto forte all'interno della scuola, a livello invece di performance non è stato sempre eccellente, ma nessuno comunque è stato eccellente, forse Valentina e Gard credo che siano stati coloro che finora hanno tenuto più alta la media perché sono sempre stati avanti. Gard è scivolato un po' più indietro proprio in questa puntata che è arrivato quinto, però Valentina invece è rimasta sempre in alto. Per quanto riguarda gli altri, a giro bene o male tutti quanti si sono fatti la sfida, sono dovuti andare in sfida. Non conto ovviamente i 9 arrivati Elena e Lorenzo. Tra l'altro Lorenzo Salvetti già ha dimostrato delle grandissime qualità che noi già conoscevamo, almeno chi l'ha ammirato a X Factor già conosceva le sue qualità e è riuscito con una cover secondo me impeccabile a conquistare tutti e a convincere tutti guadagnandosi il primo posto. Devo dire che l'atteggiamento di Lorenzo in questo momento non mi sta piacendo molto, mi è piaciuto più X Factor, adesso sembra un po' colui che la sa più lunga degli altri, ha già fatto un programma, ha già fatto un'esperienza, è come se per lui fosse tutto più tranquillo. Non dico che non debba prenderla con tranquillità, ma forse questa tranquillità mi dà anche un po' l'apparenza di superficialità, quindi spero di sbagliarmi e spero poi che nel corso del cammino ad Amici riesca invece a far uscire qualcos'altro di sé e non soltanto questa apparente superficialità. Ecco, almeno mi è piaciuta tanto la reazione davanti al primo posto in classifica, un po' sorpreso, un po' no, insomma una finta sorpresa mi è sembrata, ecco. Però tornando sul discorso di Michele, devo dire che Michele comunque si è guadagnato di restare nella scuola. Io sono contento perché quella esibizione non meritava chiaramente un'eventuale eliminazione, però dall'altra parte Rudy Zerbi ha deciso di lasciare spazio a Caterina. Caterina quindi entra di diritto nella scuola, Caterina Lumina, è la nuova allieva di Rudy Zerbi, o meglio, il sì l'ha ricevuto da tutti, immagino però comunque che sarà un'allieva di Rudy Zerbi,
visto che è stata proposta da lui, e quindi torniamo ad avere 10 cantanti, perché finora abbiamo avuto diverse defezioni tra chi si è ritirato, chi è andato via, chi è stato eliminato, insomma, molti cambi della guardia. Adesso invece torniamo ad avere 10 cantanti, guarda caso proprio a ridosso della pausa natalizia, che poi porterà, insomma, dopo la pausa natalizia di fatto inizia gennaio e lì inizia veramente la corsa al serale, non potevano arrivare con un numero ristretto di concorrenti sia nel canto che nel ballo, e per questo hanno rimpolpato la classe facendone entrare diversi, ne sono entrati 4 nell'arco di 10 giorni, mi sembra, tra Lorenzo, Elena, Giorgia nel ballo, in questo caso Giorgia, e anche appunto adesso Caterina, che secondo me è stata abbastanza convincente, ma sono curioso di vedere che percorso potrà fare all'interno di Amici, soprattutto che percorso potrà fare con Rudy Zerbi. È una sfidante che a me ha abbastanza convinto, però adesso l'abbiamo valutata su qualcosa che aveva già preparato, bisognerà capire poi una volta che le verranno fatte delle assegnazioni da parte del suo professore, invece cosa potrà riuscire a fare, cosa potrà dare al programma. Ormai siamo giunti quasi alla pausa natalizia, come ho già accennato, non credo che ci saranno troppi stravolgimenti e troppi capovolgimenti di fronte, sono rimasti 2 puntate prima di fermarsi, già abbiamo avuto parecchie novità interessanti, adesso sappiamo comunque che in sfida ci sarà Flavia e ci sarà anche Plasma, quindi la coppia deve andare in sfida. Flavia non ha fatto neanche votare, si è subito andata a prendere la maglia dopo il discorso di Maria De Filippi. Plasma invece avrà un po' da faticare, non è piaciuto per niente a Cristiano Malgioglio e non l'ha neanche nascosto, insomma ha fatto un commento molto molto breve, conciso e lapidario sulla prestazione e la performance di Plasma. Io penso che le sfide verranno superate da entrambi, non credo che ci saranno eliminazioni, poi magari mi potrei anche sbagliare, però onestamente vedendo quello che sta accadendo in queste settimane, io penso che si arriverà fino alla prima puntata di gennaio con lo stesso assetto e con la stessa formazione, poi da lì incomincerà la corsa verso il serale e capiremo meglio, incominceremo a capire qualcosa perché poi verranno anche assegnate proprio le prime maglie per arrivare alla parte conclusiva del programma, la parte clou del programma. Per quanto riguarda invece il ballo, in sfida c'è già Giorgia, che è stata mandata in sfida praticamente dai suoi compagni, nonostante sia la nuova arrivata, c'è anche Pierpaolo che continua con questa serie di alti e bassi, perché a volte addirittura è stato anche primo, è stato secondo, comunque è stato ai vertici, ha iniziato malissimo, poi si è rialzato ed è riuscito a riguadagnare posizioni, adesso si ritrova di nuovo sotto, io penso che sia abbastanza abituato a questo sali e scendi, penso anche che possa arrivare comunque a qualificarsi per il serale, anche se allo stesso tempo potrebbe poi essere uno dei primi eliminati, ma qui stiamo andando già troppo avanti con la mente. Per quanto riguarda Giorgia invece ancora è difficile da valutare, ripeto, io non è che valuti più di tanto il ballo, mi concentro più sul canto perché credo di riuscire ad avere una comprensione migliore sul ballo invece proprio poco, però in maniera superficiale in generale credo che sia ancora difficile da valutare e che bisognerà attendere ancora un po' prima di riuscire a identificare bene quali siano le caratteristiche e le capacità. Però è una ballerina classica per Alessandra Celentano che secondo me potrebbe essere il suo, però bisogna un attimo vedere come si svilupperà poi la questione. Per oggi è tutto, vi do appuntamento alla prossima puntata di Forzinet. Ciao a tutti.